Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, a tutti in questo mattino Milan, 17 dicembre del 2025, vigilia di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa italiana. Saluto Enrico Boiani, Henry, ciao. Ciao a tutti, ciao Simo, ben ritrovati, come diciamo sempre, soprattutto i nostri ascoltatori più fedeli, quindi chi mette like, chi clicca il pollicione all'insù, chi è iscritto al nostro canale, chi è abbonato a 2,99 al mese, se vi è scaduto, dato che siamo sotto Natale, fateci un regalo, rinnovatelo, insomma grazie a tutti coloro, anche banalmente, che ci guardano tutti i giorni. Allora, come detto, in teoria saremo alla vigilia di una partita, quindi dovremo parlare di quella, anche perché decide una coppa, perché vincendo vai in finale, il 22 ti giochi il trofeo. Avremo tempo per farlo, in realtà, perché come avete visto alla copertina c'è una notizia praticamente dell'ultima ora, in nottata, si è avuta la conferma, ovvero che Santiago Giménez va verso l'operazione. La decisione è praticamente presa, quindi la terapia conservativa degli ultimi mese e mezzo, quasi due, non ha avuto grandi frutti. Il giocatore quindi dopo il consulto in Olanda sta prendendo la decisione, o meglio in realtà è praticamente già presa, si opererà alla caviglia. Questo ovviamente apre, diciamo così, un percorso di tempistiche abbastanza a questo punto certe, non tanto come la terapia conservativa che invece è un pochino più quasi giorno per giorno. L'operazione lo tirerà fuori dal campo per i prossimi 6, massimo 8 settimane per pulire la parte ossea della caviglia. Quindi Santi si opererà, Santi rimarrà fuori, mal che vada fino a fine sto proprio largo, fine febbraio. Se no, insomma, dovremmo essere intorno alla metà del mese di febbraio circa. Questo per quanto riguarda appunto Santiago, che ci lascia per i prossimi 2 mesi circa di stagione senza il quarto attaccante, e adesso ovviamente dovremo aprire la parentesi di Füllkrug. Però prima Henry chiudiamo su Santiago, prima di passare al suo probabile sostituto. Beh, Eh, sì. fa un po' riflettere un po' tutta la situazione. Situazione un po' particolare, fa riflettere il fatto magari Simo che se l'avessero operato subito avremmo già terminato quasi la convalescenza delle 6-8 settimane, però è facile anche dirlo col senno di poi, ecco, quindi Certo. concentriamoci su quello che è lo stato dell'arte. Il Milan non avrà Jimenez per un paio di mesi scarsi, se le cose vanno bene. Detto ciò, Jimenez, che poteva essere un uomo in chiave mercato perché la sua uscita poteva portarti magari anche a investire qualcosina, non sarà un uomo mercato per forza di cose, starà al Milan immagino almeno fino a giugno, sperando poi che Jimenez possa tornare e soprattutto possa ritrovare minuti da febbraio in poi. Il Milan quindi dovrà aggiungere a questo punto un attaccante, rimanendo perlomeno fino a febbraio sempre comunque in 4, perché adesso attualmente siamo in 3, non potendo diciamo usare, passatemi il termine anche se è un po' brutto, usare la carta Jimenez sul mercato, non volendo, ripeto e sottolineo, non volendo spendere un euro in più rispetto a quelli che sono poi gli introiti da altre cessioni, il Milan andrà a questo punto, immagino, su un giocatore in prestito. Ecco, quindi dobbiamo guardare lì, dobbiamo guardare i nomi in prestito che già avevamo affrontato in precedenza e quindi direi che lo scenario di mercato di gennaio del Milan è abbastanza delineato, salvo clamorosi colpi di scena che non mi aspetto, e con colpi di scena intendo di Max Allegri che dopo magari una partita un po' storta smatta in stile con Rabiot, con la Cremonese e va a chiedere qualcosina in più. A sto giro non so se verrà accontentato, fatto sta che il Milan ha Leao e Pulisic quando ci sono, perché finora entrambi insieme li abbiamo visti molto poco, a turno hanno avuto problemi prima uno poi l'altro, anche un Q che al 17 di dicembre è forse tra quelli che ha giocato di più ed è però un oggetto del mistero perché ha un gol in Coppa Italia e un assist col Sassuolo per Bartesaghi
e ha Jimenez fuori fino a febbraio, quindi avrà un altro attaccante che arriva in prestito. Questa squadra, l'abbiamo detto più e più volte, Simo ha bisogno di una mano, avrebbe bisogno di una mano e ha bisogno di una mano, arriverà una mano a costo quasi zero, bene o male. Poi spero di sbagliarmi, spero di prendere una cantonata, ma di fatto le cose non andranno No, troppo distanti da questo, ecco. no, ma guarda, l'unica cosa che potrebbe un po' sparigliare le carte è un'uscita per soldi. E l'uscita per soldi potrebbe essere quella di Nkunku, ma è veramente l'unico scenario in questo momento per l'attacco del Milan che potrebbe sparigliare le carte. Cioè che se dovesse per caso arrivare un'offerta economica, non ovviamente un prestito, ma economica per Nkunku, a quel punto ti dà la possibilità di reinvestire, perché nel mercato del Milan non esce un euro se prima non è entrato un euro a gennaio. Quindi ce lo siamo già detti, è una formula da banter pura, ma è questa è la realtà dei fatti. La situazione, quindi, come hai detto giustamente tu, prevederà, ci pensavo anch'io, forse nella loro peggior stagione atletica, Pulisic e Leao, non dal punto di vista realizzativo, di prestazione, eccetera, non è un discorso tecnico, è un discorso puramente fisico. È la stagione dove meno hanno avuto continuità entrambi. La terza scelta è Nkunku e poi arriverà appunto probabilmente Füllkrug. E io penso e spero, visto che abbiamo tutto il tempo per fare le prossime 2 settimane, chiudere l'accordo del prestito, peraltro è un prestito, neanche non è una roba sconvolgente per trovare un accordo, che il 2 a Cagliari o giù di lì, se non è in panchina quasi. Ecco, me lo aspetto inizio mese, se no è inutile che andiamo alla fine del mese, che poi tra un po' inizia a riaffacciarsi Santiago, abbiamo bisogno di uno subito, perché abbiamo visto, siamo ipercorti. Ora, Ma l'attacco del avremo Milan, bisogno anche del difensore speriamo, subito, Simo, però il concetto è quello. sì, Sì, abbiamo fatto nel recente passato tanti mercati di gennaio, quello scorso ce lo insegna, in cui i colpi sono arrivati di fatto a febbraio, cioè il 1° di febbraio, il 31 di gennaio, e dai ancora meno tempo, se vogliamo, ai giocatori di ambientarsi, di trovare un pochino di quadra ambientale e cose di questo tipo. Se arrivano a febbraio, magari hanno un prezzo di 6 mesi, ma arrivano a febbraio, che poi dopo c'è anche la sosta, no? A marzo delle nazionali, quindi ti devi rifermare e quindi non hai neanche proprio il tempo materiale di trovare spazio, minutaggio, modo di ambientarti. Sì, Fulcrum, io spero che in questi 13 giorni si definisca il tutto, non perché voglio Fulkrug, sia ben chiaro, cioè spero che si definisca a livello temporale, nel senso che il nuovo attaccante del Milan o il prossimo attaccante del Milan per questi 6 mesi deve essere con noi da subito, cioè da subito, senza se, senza ma. Poi vorrei qualcun altro meglio di Fulkrug, decisamente. Anche Fulkrug, visto che abbiamo problemi fisici con Pulisic, Leao e con Santiago, è un altro che ha problemi fisici? Sì, abbiamo raccontato ampiamente ieri, l'altro ieri, questi giorni, ma non è perché, cioè non è Simo che lo raccontiamo noi, lo diciamo perché siamo i cattivoni, no? Che vogliono mostrare Fulkrug che non gioca, perché stiamo andando a comprare uno che negli ultimi 2 anni ha una manciata di minuti, cioè siamone consapevoli. Poi se viene qua, le gioca tutte, 95 minuti e segna 12 gol in 6 mesi, cioè mi inchino, faccio un applauso e ringrazio anche. Però noi lo sì, diciamo perché è lo stato dell'arte, cioè è così. sì, già allora stiamo rischiando al casino, diciamo così, stiamo già giocando alla roulette. In pratica noi raddoppiamo i numeri della roulette. Poi puoi vincere, perché per carità, sei comunque in gioco, però è evidente che stiamo andando un po' a rischiare. Il rischio c'è se prendi un giocatore che da 1 anno e mezzo è più fuori che dentro. Peraltro in una stagione dove tu hai parecchi problemi. Io poi posso capire tutte le eccezioni del caso, che a gennaio si fa fatica, che in prestito ancora di più perché tanto i bonus di spesa ce li siamo giocati quest'estate, detta proprio spiccia. Abbiamo venduto per tanto, facendo tanta plusvalenza per mettere fiori in cascina, se non per il mercato, ma tanto per coprire il buco legato alla mancata Champions League.
tra l'altro colpa nostra, perché non è che ci ha escluso la UEFA, per colpa nostra, per colpe nostre abbiamo speso in parte pure male quei soldi quest'estate, e per colpa nostra ci ritroviamo senza Champions League, senza i soldi della Champions League, con le cartucce finite a gennaio e potendo fare prestiti per colpe nostre, che peraltro ci impongono di fare mercato a gennaio, perché quello estivo è stato fatto in un modo che a gennaio ti impone di farlo. Quindi, come la vedi, la vedi. Ci siamo andati noi a incastrare qui. Sarà bravo Allegri a uscirne? Sarà bravo chi prenderà i 2 prestiti a uscirne? Speriamo, perché io lo ripeto, la corsa Champions League non si decide, come ha detto giustamente Max, né a ottobre né a novembre, nemmeno a dicembre. Si decide in primavera. E ci devi arrivare in primavera in quella posizione di classifica. E per arrivare in primavera bisogna ancora macinare, correre, fare gol e vincere per almeno altri 2 o 3 mesi. E non siamo alla fine del percorso, siamo alla metà di questo percorso. Bisogna ancora andare, ma tanto. Quindi Sì, ma aggiungo che bisogna capirlo. Già Allegri, cara grazia che Bonazzoli fa quel gol in rovesciata, cara grazia che arriva Adrien Rabiot, perché altrimenti non è nemmeno Rabiot, l'abbiamo detto 1000 volte. E aggiungo una cosa, facciamo la Supercoppa con De Winter, che è il primo sostituto. Questo significa che se Pavlovic o Tomori o De Winter stesso al minuto 50, 60, 40, 10, 90, 86 si ferma, alza il braccio e tocca la coscia, che prego Dio o scegliete voi chi che non accada, in Supercoppa e quindi poi per quelle dopo in campionato, in attesa del rientro di Matteo Gabbia, gioca David Odogu, presenze col Milan, credo forse una mezza in Coppa Italia, presenze da pro, credo 3 o 4 col Wolfsburg, fine. Perché anche questo bisogna parlare. Abbiamo sempre detto che Dio abbia in gloria i nostri difensori centrali, che Dio li tenga in salute, Sì. che siano insomma a posto. È arrivato il primo problemino per Gabbia, tra l'altro pseudo-traumatico più che muscolare. Giocando. Ecco, quindi vi ricordo che Odogu è il primo cambio se succede qualcosa ai 3 che ci sono adesso, perché uno è fuori. Anche in difesa, nel mercato di gennaio qualcosa deve essere fatto. Cioè, ma non è che ce lo inventiamo noi o vogliamo grasso, tra virgolette. Cioè, sono in 4. Sono in 4 perché uno ha 3 presenze tra i professionisti e l'hai pure pagato nemmeno troppo poco. Cioè, boh. Anche il quarto non l'hai pagato nemmeno troppo poco per quello che sta Sì, rendendo, tra peraltro. l'altro. Però se la tua scelta è fare plusvalenza con Malik Ciao, al di là del valore di Malik Ciao, Malik è un quarto spendibile, o addirittura era il primo, perché tanto avrebbe giocato lui probabilmente, e adesso invece ti ritrovi con De Winter che, insomma, incrociamo le dita, deve maturare in fretta, l'altro deve addirittura fare il passo da professionista quasi. Quindi il prestito è obbligo, il prestito, non obbligo, il prestito è obbligatorio. E quindi speriamo che possa arrivare anche lui nel più breve tempo possibile, non alla fine del mercato anche lui, perché altrimenti vorrebbe dire aver giocato altre 6-7 partite tra le ultime di dicembre e quelle di gennaio. No, è una follia, subito il prestito tanto è inutile che urliamo e strepitiamo del tipo dovremmo prenderne uno bravo, tanto non si fa. Dobbiamo pimentarci sulla situazione che si faranno 2 prestiti. Fulkrug avrei forse cercato qualcosa meglio, onestamente, almeno di integrità. Era forse meglio uno potenzialmente meno bravo, ma almeno sano. Dall'altra, che il Milan si possa far piacere magari Thiago Silva, la risolviamo qui. E invece di fare ora anche da Stavo proprio mercato su per Thiago dirtelo, Silva. cioè uno bravo c'è, non arriva nemmeno in prestito e forse ti entra pure nello staff, ma tu non lo vuoi perché a una certa, non capiamo perché, però va bene, che è Thiago Silva appunto. Basterebbe poco, anche perché non penso che Thiago
faccia il sommelier, tra virgolette, dal punto di vista economico o di, diciamo, progetto tecnico. Cioè il Milan per lui è il Milan, c'è Max che conosce molto bene, ha un ottimo rapporto, cioè avresti risolto, tra virgolette, anche perché 6 mesi fa ci ha fatto vedere che ancora la pasta c'è, come si suol dire. Chiudo dicendo che ieri, compleanno del Milan, o il 13, decidete voi, il proprietario del Milan non ha messo una virgola, ma neanche per sbaglio, Niente, zero. Non c'è traccia del cosiddetto, dicono i fogli forse, proprietario del Milan, che non ha detto una parola sul fatto che la sua azienda ha compiuto 126 anni. Peraltro continua a mancare da San Siro da oltre 1 anno e 2 o 3 mesi e continua a mancare comunque da una partita del Milan da Real Madrid-Milan del primi di novembre dell'anno scorso. Lo salutiamo, il proprietario del Milan, anche se non sappiamo che fine ormai abbia fatto dal punto di vista quantomeno sportivo. Henry, grazie. Sperando che presto non sia più il proprietario del Milan, perché io sto O tale, iniziando, insomma. cioè, sono anche bello pieno a stancarmi, quindi speriamo che il Milan possa avere presto un proprietario che meriti. Ciao.